Oggi ci troviamo alla Badia di Sant'Andrea, questa bellissima villa del 1100, da poco rilevata dalla Genoa per trasformarla nel convitto del settore giovanile rossoblu. Benvenuti ad una nuova puntata di È sempre primavera. È un piacere essere accolti dal responsabile del settore giovanile del Genoa, Roberto Trapani. Grazie dell'ospitalità. Grazie a voi per essere qui. Ci farebbe molto piacere se ci fai scoprire questa struttura, Badia di Sant'Andrea, e quello che è l'importanza per voi di questo progetto. Qui questa è un po' la nostra casa, ci mettiamo tante ore, tanta dedizione, tanta mole di lavoro per i nostri ragazzi e penso che già come primo impatto per le famiglie, per loro, possa essere una bella casa, ecco. Quindi questo è, diciamo, l'ingresso, la parte iniziale. Abbiamo qui voluto ricordare tutti i finanziatori che hanno contribuito alla ristrutturazione. Perché c'è anche questa della Badia, sì. Non solo un investimento del Genoa, ma anche un contributo. Sì, io credo che questa sia una cosa molto singolare, ma allo stesso tempo molto apprezzata, e dà il valore l'appartenenza che ha questo club per i tifosi, per chi ha giocato qui, per chi è qui ancora, per chi non c'è più, ma ha lasciato comunque un pezzo di cuore. Tra l'altro il Genoa è il club più antico d'Italia, adesso può fregiarsi anche di avere la residenza, il convitto più antico d'Italia, perché ricordiamo questa villa addirittura è del 1100. Esatto, sì, questo è un dato storico importante. Lo ricordiamo sempre ai ragazzi, perché oggi in Italia è difficile trovare purtroppo strutture così importanti, e il fatto che un club come il Genoa abbia voluto investire in maniera così importante su una struttura così bella e così affascinante allo stesso tempo, per loro deve essere un grande senso di responsabilità, ma lo è anche per noi, per gli addetti ai lavori, perché sappiamo che per il Genoa oggi il settore giovanile non è solo una filosofia, ma è un vero e proprio asset. Scopriamo insieme un po' come è strutturata questa residenza, con una parte del progetto che è già stata realizzata e poi altri step futuri, no? Sì, questo è il primo di 3 lotti, dove è già funzionante H24, 365 giorni all'anno, e poi ci saranno il secondo e il terzo lotto che verranno completati nei prossimi mesi, e diciamo che questa la fortuna di vivere anche per noi, perché poi abbiamo la parte degli uffici del settore giovanile qui abbiamo gli uffici del femminile, quindi anche per noi dipendenti essere a contatto con i ragazzi è sicuramente molto entusiasmante, ci fa sentire allo stesso tempo dediti in quello che facciamo, ma allo stesso tempo crediamo che per i ragazzi sia importante avere anche le figure degli adulti qui. Qui abbiamo la fortuna di avere 4 educatori, abbiamo da poco inserito un mediatore culturale, abbiamo l'equipe psicopedagogica e abbiamo un insegnante che si occupa di insegnare l'italiano ai ragazzi che arrivano da fuori e di insegnare qualche lingua ai ragazzi invece che sono all'interno, perché per noi comunque la componente scolastica educativa deve comunque sempre rimanere primaria rispetto poi al contesto calcio. Ci mostri magari una delle camere? Certo, questa è una delle camere dei nostri ragazzi, con dei soffitti pazzeschi anche in camera. Sicuramente molto accogliente. I ragazzi apprezzano molto perché cercano anche loro di imparare qualcosa relativo all'arte, quindi è anche stimolante per loro sicuramente. L'attenzione anche ai dettagli, no? Alla crescita del giovane calciatore in campo e fuori. Ecco, direttore, che proporzione c'è per poter arrivare tra talento, tra perseveranza, tra attenzione a un certo regime, stile di vita? Beh, sicuramente oggi il talento da solo non basta. Io sono e siamo tutti noi dell'idea che l'ossessione possa battere il talento. Abbiamo dei ragazzi che hanno un talento, ovviamente, perché altrimenti non sarebbero qui, però è nostro dovere custodire questo talento e fargli capire quanto è importante l'aspetto extracampo. Noi abbiamo la fortuna di avere una cucina con un nostro chef, seguiamo i piani nutrizionali che vengono indicatici dalla direzione sportiva e dell'area nutrizione della prima squadra, e credo fortemente che i ragazzi attraverso lo sport possano anche essere aiutati nell'affrontare la vita quotidianamente con le varie difficoltà, però lo sport è sempre palestra di vita.
Siamo saliti in alto in una torretta che poi, mi raccontavi, diventerà anche sede di altre camere, no? Esatto. Sì. Il progetto è quello di ingrandirsi leggermente, soprattutto negli spazi. Noi abbiamo la possibilità attualmente di ospitare 40 ragazzi e diciamo che cercheremo di dar loro tutti i comfort, allo stesso tempo l'attenzione all'individuo che deve essere fondamentale. Io quello che dico sempre agli allenatori: noi non alleniamo piccole squadre, alleniamo singoli giocatori, e questo penso che debba essere il tema principale che devono avere a focus tutti gli educatori che hanno a che fare col settore giovanile. Il Genoa ha una grande tradizione di settore giovanile, una grande attenzione anche alla filiera interna, la cosiddetta cantera a chilometro zero. Sì, sicuramente il gran lavoro che è stato fatto in questi anni ha prodotto giocatori importanti, e credo che oggi il nostro obiettivo sia quello di dare continuità a un lavoro importante che è stato fatto, cercando di aggiornarlo su quelli che possono essere nuovi parametri che richiede anche il mercato internazionale, perché dico sempre, i nostri ragazzi devono avere mercato sia in Italia ma poi ovviamente anche all'estero. Il primo obiettivo però rimane sempre quello di provare a portarne il più possibile nella nostra prima squadra. Noi abbiamo uno scouting territoriale sulla Liguria, perché la volontà nostra e del management è quella di essere ovviamente il punto di riferimento territoriale, e uno scouting che prevede l'inserimento da questa stagione di più osservatori sul territorio nazionale, uno per ogni regione, e poi abbiamo anche uno scouting estero, specialmente ovviamente in Europa, per quelli che possono essere dei profili da valorizzare nell'arco di un paio d'anni. Sul piano tecnico, che tipo di input date ai vostri allenatori? Non so se c'è anche una linea, diciamo, di un vaso comunicante da una categoria all'altra come metodologie e idee di gioco. Sicuramente come idee di gioco sì, oggi lavoriamo per principi che siano trasversali, principi di gioco trasversali. Quello che cerchiamo di fare è avere delle schede individuali su ogni singolo giocatore e certificare, osservare quelle che sono le aree di miglioramento di ciascuno di loro, provare a dare a ognuno di loro un contributo diverso anche durante la stessa seduta, perché ogni giocatore sulla carenza individuale può migliorare, e questo poi se lo porta nel calcio degli adulti. Volessimo quindi riepilogare quello che un po' sono i vostri principi, la vostra filosofia di lavoro, visto che abbiamo detto c'è una tradizione di settore giovanile, poi c'è l'esperienza di Roberto Trapani anche maturata in altre realtà. Qual è poi la ricetta per cercare di non disperdere il talento e di andare a alimentare sempre il famoso serbatoio della prima squadra? Il prerequisito che c'è qui è che si ha un senso d'appartenenza per il Genoa nei nostri ragazzi, che è veramente incredibile, e io quello che dico ai nostri allenatori: noi dobbiamo cavalcare quest'onda attraverso dei principi che siano trasversali e uguali per tutti, il rispetto del compagno, il rispetto dell'avversario, il rispetto degli educatori che sono qui, e credo fortemente che uniti possiamo provare a dare un valore aggiunto a questo grande settore giovanile. Siamo con Luca Chiappino, che è una figura storica per il Genoa. Hai fatto il conto, Luca, di quante ore della sua vita hai speso sui campi, negli uffici, negli spogliatoi del Genoa? Sarebbe difficile contarle tutte, perché io davvero sono entrato a far parte di questa società che avevo 15 anni, 14-15 anni, quindi adesso ne ho 59. Io ho sempre fatto parte di questa società. Ho fatto il settore giovanile da giocatore, il giocatore in prima squadra, e poi dopo adesso sono 33 anni, dal 93 che faccio l'allenatore prima, e adesso un paio d'anni mi occupo di altro. Quando si inizia a fare questo mestiere, tanti iniziano a lavorare nel settore giovanile per poi approcciare al mondo degli adulti. Ecco, in questo caso io credo che sia importante che chi ha questa idea di andare a fare gli adulti rimanga poco nel settore giovanile, cioè si dedichi proprio agli adulti, perché i ragazzi hanno bisogno di tanto tempo cui si debba spendere. Esattamente, perché si deve lavorare molto sullo specifico, si deve lavorare molto di più sulla crescita individuale del ragazzo, non pensare al risultato, non pensare alle classifiche. Luca, secondo te è più facile o più difficile allenare oggi e incidere sui ragazzi di oggi rispetto a magari 20 o 30 anni fa? Adesso è più difficile. È più difficile perché c'è tutto un sistema che ruota intorno ai ragazzi che 20-30 anni fa non c'era. Hanno anche altri interessi, no? Non solo quelli di venire a giocare a calcio, a imparare a giocare a calcio.
e le figure che gli girano intorno, che sono importanti adesso per come è strutturato l'ambiente calcio, cerca di veicolare i ragazzi verso altre cose, quindi hanno più distrazioni, hanno meno interesse ad ascoltare, a cercare di imparare, e questo ha reso la vita degli allenatori di settore giovanile molto più complicata. Questa tua lunga militanza al Genoa da allenatore, sono arrivati anche tanti risultati importanti, tante vittorie per il settore giovanile. Dovessi citarne una o due delle vittorie più belle? L'anno e mezzo proprio top è stato fra inizio del 2009 e fine del 2010, perché in quell'anno e mezzo con la primavera siamo riusciti a vincere Coppa Italia, Supercoppa e campionato. E poi con la squadra lì mi viene da citare Perin, che faceva il portiere, Sharawi, Coffi, Boaci, Lazarevic, ne abbiamo avuti proprio Ragusa, abbiamo avuto tantissimi giocatori, ragazzi che poi hanno fatto i giocatori ad altissimo livello, Sturaro. E però noi come linea abbiamo sempre cercato di non abbandonare il territorio, cioè per noi il territorio, anche se da poco per conformazione ed è difficile, però noi cerchiamo di lavorare molto col prodotto locale, per noi è importantissimo. Si parla molto di come anche in Italia, proprio a livello nazionale, negli ultimi anni magari non si sia lavorato forse bene a livello di settori giovanili. Sì, io non voglio dire questo, non credo che non si sia lavorato bene, si è lavorato con i mezzi che si avevano e con le disponibilità che ogni società riusciva a mettere a disposizione dei propri tecnici per i propri ragazzi. Noi siamo cresciuti a pane e pallone. Cioè il rapporto era 1-1, tu venivi al campo, avevi un pallone e ti sbizzarrivi e facevi l'allenamento, era basato quasi totalmente sull'addestramento tecnico. Adesso è diventato tutto molto più veloce, quindi secondo me si è alzata la velocità e di conseguenza si sarebbe dovuta alzare anche l'abilità. Io credo che l'intensità nel modo di lavorare, nel modo di giocare, la dia la capacità di gestire il pallone. Cioè se il pallone è sempre in gioco, perciò vuol dire che si sbaglia poco, si diventa tutti più intensi. Se invece il pallone continua a andare fuori o a darlo agli avversari, si abbassano i livelli di intensità. Quindi secondo me si è un po' abbandonato il lavoro tecnico e invece andrebbe portato perlomeno in avanti di pari passo al lavoro cognitivo e al lavoro fisico. Però tu ne hai visti passare tantissimi, ne hai allenati tantissimi. Hai qualche esempio magari che ti è rimasto impresso di un giocatore che non avresti pensato potesse arrivare fin dove è arrivato? Sì, noi abbiamo per esempio un giocatore in prima squadra che è Masini. Sì. Masini ha fatto tutto il percorso con il settore giovanile. È un ragazzo che sembrava a un certo punto non avesse più una prospettiva, che fosse arrivato dal punto di vista della prospettiva. E lui ha fatto proprio l'ultimo anno con me in primavera. E poi da lì ha iniziato a girare. Ha iniziato ad andare in categoria, è andato a fare la Lega Pro dove giocava e non giocava, ha avuto problemi, è un ragazzo che non si è mai perso d'animo, è un ragazzo favoloso. Piano piano, adesso è un giocatore di Serie A, un titolare in Serie A. E lui ha sempre fatto grandi sacrifici, lui di La Spezia faceva tutti i giorni avanti e indietro, non stava inconvinto, quindi un ragazzo che aveva una voglia, una passione per quello che faceva, sempre poi pronto a dare una mano al compagno, non si è mai tirato indietro niente. Quindi è un ragazzo che io davvero vedo lui e dico abbia fatto un buon lavoro, ma tutti quanti. A proposito di valori, tu li conosci bene i valori del Genoa perché respiri il rosso-blu anche per un percorso familiare praticamente fino a quando eri bambino. Qua nel Genoa sono arrivato a 13 anni nella categoria giovanissimi, dopo aver fatto un primo percorso nel mio paesino a Spotorno, e quindi ho vissuto il settore giovanile del Genoa prima da giocatore, avendo istruttori incredibili che mi hanno educato dal punto di vista sportivo ma soprattutto umano, quindi il Genoa posso dire che mi ha cresciuto come da bambino a ragazzo, per poi tornare dopo un po' di esperienze fuori a 24 anni a iniziare un percorso da tecnico che ovviamente ha poi culminato in questa responsabilità di quest'anno di allenare Under 20 grazie a maestri come Davide Brunello, come Marco Neto che oggi tra l'altro è il mio collaboratore in primavera, e a Luca Chiappino, che sono state persone che mi hanno formato come tecnico, mi hanno insegnato a stare dentro al ruolo. L'allenatore della primavera come deve soppesare poi
il doppio obiettivo, no? Perché c'è il risultato sul campo, ma poi c'è la crescita del singolo da coltivare. Assolutamente, infatti la gestione di un gruppo di giovani calciatori è sempre molto delicata. Noi dobbiamo tenere presente che dobbiamo creare prima di tutto un ambiente molto positivo, molto costruttivo, e cercare attraverso il dialogo di capire quelle che sono le loro eccellenze, quelle che sono le loro aree di miglioramento, e attraverso ovviamente lavori individuali, lavori collettivi, dialoghi, e accompagnarli in questa crescita, una crescita delicata, dove sicuramente ne fa anche parte l'errore, e l'errore va accettato, va preso come un'opportunità, e quindi ovviamente un approccio per noi autorevole, il più possibile autorevole e il meno possibile autoritario, è fondamentale per accompagnarli il meglio possibile nella loro crescita, per poi portarli al mondo dei grandi, che è un mondo che sicuramente ha altre esigenze, altre priorità, e che la primavera onestamente può iniziare ad introdurre quelle che sono quello che troveranno al di fuori del Genoa, al di fuori del loro percorso giovanile. E c'è chi ha talento tecnico, chi ha talento fisico, chi ha talento caratteriale. Anche distinguere la tipologia del talento credo che sia importante. Ma per noi è molto importante sicuramente la selezione, appunto, quindi selezionare che tipo di talento è, ma ancora più importante è la gestione del talento per chi fa settore giovanile, per noi allenatori, per i nostri dirigenti, per tutti. Quindi gestire il talento significa sicuramente passare da dei dialoghi, perché poi il talento va alimentato, non basta il talento in sé. E sicuramente alimentarlo attraverso dialoghi, alimentarlo attraverso lavori individuali che sono a volte di natura atletica, a volte di natura tecnica, a volte di natura tattica. E poi dialogo importante, perché devono essere consapevoli i ragazzi del talento e che non basta quello. Parliamo del livello anche del campionato Primavera 1, tra l'altro avete iniziato bene la stagione, quale può essere un po' anche il vostro obiettivo? Ma intanto un campionato che ha cambiato format, l'anno scorso è diventato un campionato molto molto competitivo. Il fatto delle 20 squadre, il fatto di invecchiarlo, il fatto che ci siano 3 retrocessioni, di cui anche la quart'ultima che gioca un play-out, e questo alza il livello, perché ci sono squadre giovani, tendenzialmente quelle che hanno l'Under 23, le società che hanno l'Under 23, e poi si trovano anche squadre molto più avanti con l'età, fatte di 18, 17, 20, 2006, che oggi è la leva più grande della nostra categoria. Quindi si va ad affrontare partite di ogni genere, da quelle più sporche a quelle più giocate, e questo è, secondo me, formativo per i ragazzi, perché li avvicina, come ti dicevo prima, a quello che poi servirà nel mondo dei grandi. Però a volte fa perdere un po' di vista quelle che sono altre priorità, che sono quelle di anche avere la pazienza di aspettare dei ragazzi che non tutti sono pronti a livello della primavera. Qualcuno ha bisogno di più tempo, c'è il tardivo, c'è il precoce. L'attenzione anche ai dettagli, ci stavi dicendo nella preparazione di una partita e della squadra, anche sul piano arbitrale avete introdotto una novità in questi mesi? Sì, è una cosa interessante che tra l'altro ha creato nei ragazzi grande curiosità. E praticamente prima di ogni partita facciamo il punto con il nostro addetto all'arbitro, che è Andrea Crispo, che tra l'altro è stato un assistente importante a livello italiano, in Serie A, anche credo in campo internazionale. E appunto il punto su quelle che sono le caratteristiche della terna che andremo ad affrontare, sull'arbitro. E abbiamo visto che nei ragazzi, essendo una cosa abbastanza nuova, ha creato grande curiosità, ma poi la cosa ancora più interessante, al di là di conoscerli, di sapere che caratteristiche hanno, è il post partita, perché poi andiamo a vedere quelli che sono stati i comportamenti dei nostri ragazzi nei confronti della terna, nei confronti proprio a livello comunicativo. Una sorta di educazione arbitrale. Una sorta di educazione, esattamente, che è molto interessante, perché a volte c'è chi è più esuberante, chi è più istintivo, chi ha un linguaggio del corpo adeguato, chi meno, e quindi si va a fare poi un esame, poi una valutazione di quello che viene fatto sui ragazzi. Il Genoa può vantarsi in prima squadra di avere anche tanti prodotti del suo settore giovanile, gli ultimi Ecator, Venturino, Fini, quindi immagino che questo poi sia anche l'obiettivo, di continuare ad alimentare questo percorso, questa filiera. Assolutamente, è motivo di grande stimolo per tutti, vedere Ecator, Venturino protagonisti, Fini, per non parlare di Masini, Marcandali, ragazzi che magari
sono stati nel nostro percorso giovanile qualche anno prima protagonisti. È uno stimolo per tutti quanti, per allenatori che svolgiamo attività quotidiana con loro e per i ragazzi stessi. Credo che in questo momento in Italia ci siano poche realtà come il Genoa che danno questa opportunità, che danno a così tanti ragazzi del settore giovanile modo di svolgere un'attività a quel livello. È un'eccellenza, è una politica della nostra società, credo molto lungimirante, molto lungimirante. Diciamo che ci sono i Venturino, gli Ecator, ci sono gli Annor che adesso non è più nostro, che gioca in pianta stabile in Champions League, e confidiamo che ce ne possano essere di nuovi. Mister, dopo di te faremo una chiacchierata con un tuo calciatore. Guarda, sta arrivando Jacopo Grossi, ce lo presenti brevemente? Jacopo intanto è un ragazzo che è con noi dall'anno dell'Under 13, è un ragazzo dal punto di vista morale da prendere come esempio, un ragazzo che ha grande cultura del lavoro, è molto disponibile. Il suo percorso è stato caratterizzato anche da momenti più complicati legati ad alcuni infortuni dettati dalla crescita, che è avvenuta a volte in maniera disomogenea. Oggi ha trovato continuità, l'anno scorso, quest'anno si sta ritagliando un ruolo importante dal punto di vista tecnico ma anche di leadership, e siamo contenti per lui perché era quello di cui aveva bisogno, e quindi gli auguriamo tutti quanti di continuare questo percorso perché ormai è prossimo al mondo dei grandi. Jacopo Grossi, centrocampista classe 2006, intanto benvenuto. Grazie. Allora, sei un canterano doc, è da una vita che sei a Genova, mi racconti un po' il tuo percorso? Allora, ho iniziato il mio percorso nel 2018, 8 anni fa. È stato un percorso lungo ma con tante soddisfazioni. I compagni quest'anno mi sono trovato benissimo, sia con quelli più piccoli che con quelli che ho passato questi 8 anni, che comunque ce ne sono ancora 5-6 che mi hanno accompagnato in tutto questo percorso. Tu sei un centrocampista, per chi non ti conosce, qui abbiamo una linea di centrocampo a 5, anche se il modulo è discutibile, però tu di questi 5 quale saresti? Potrei fare sia quello che è centrale oppure la mezzala in questo caso. Quindi tutti e tre i ruoli del centrocampo. Sei forte tu? No, niente. Però è importante, no? Rispetto magari alla vita di un ragazzo giovane, avere un certo equilibrio degli orari, delle regole. Se vuoi fare questo come sport, questo nella tua vita, ci sono cose che non devono mancare. Le ore di sonno, il mangiare bene, e questa è una cosa molto importante. Magari qualche sgarro, ogni tanto ci sta, magari dopo la partita vai la sera, ti mangi magari il sushi o la pizza, però la linea della settimana deve essere sempre conciliata per bene. Parliamo della vostra stagione, campionato primavera, vi siete dati un obiettivo nello spogliatoio? Allora, l'obiettivo della società, che ci ha dato la società, in primis è salvarsi. Poi comunque noi, le cose si vedono in campo, all'inizio abbiamo fatto bene, le prime partite abbiamo fatto molto bene, e il conseguirsi della stagione si vedrà solo grazie al campo e basta. E tra prima squadra e primavera comunque c'è un buon rapporto, salgono, scendono, diciamo che allenarsi sopra è un gran privilegio. Tra l'altro in prima squadra ci sono anche due tuoi ex compagni come Venturino, come Ecator, con cui hai condiviso, no? Tutto il percorso. Loro due l'ho conosciuti il primo anno che sono arrivato, ho condiviso tanti anni assieme, begli anni, di cui la vittoria dello scudetto. Noi è il nostro sogno, quello di arrivare a giocare
in Serie A con la maglia del Genoa, è il mio sogno soprattutto, ma penso quello di tutti, quelli che giocano in primavera, cioè non è una cosa qualunque giocare in primavera del Genoa, e quindi speriamo che sia bene. Finisce qui la nostra puntata dedicata al mondo Genoa, ma ci risentiamo molto presto su Radio TV Serie A con È sempre primavera.